Il 90% dei principianti smette di suonare la chitarra entro il primo anno, non per mancanza di talento, ma per un motivo che nessuno ti dice. Non hanno un piano preciso. Quando impari a suonare la chitarra, salti da un video, a un libro, a un articolo, così a caso, senza mai sapere cosa viene dopo. Ma oggi ti svelo la verità che stavi aspettando. Un percorso preciso diviso in 9 livelli che ti porta da zero a suonare come hai sempre desiderato. Non serve il talento, serve solo seguire i passi giusti nell'ordine giusto. Ragazzi, è come una scala, ogni livello è un gradino fondamentale. Se salti un gradino diventa più difficile raggiungere il successivo. Ma prima devi capire perché così tanti abbandonano durante il primo anno. Ti faccio vedere che cosa succede nella testa di un principiante autodidatta. Dopo circa 3 mesi ha imparato 4-5 accordi, riesce a cambiarli abbastanza velocemente, ma quando prova a suonare una canzone intera si blocca. Piano piano cresce la frustrazione e pensa di non essere portato. A quel punto che cosa succede? Inizia saltando da un video su YouTube a un libro, da un'app, a un corso online, senza mai sapere cosa studiare. Ti ci ritrovi? Ecco perché ho sviluppato questa mappa di 9 livelli, dove ogni livello ha degli obiettivi chiari, degli esercizi specifici e un test di valutazione per passare al livello successivo. E la differenza tra chi continua a suonare per anni e chi abbandona invece dopo pochi mesi sta proprio nell'avere un piano strutturato che elimina i dubbi e ti dice esattamente cosa fare ogni giorno. Trovi il link in descrizione per scaricare gratuitamente questa mappa in PDF, ma prima però devi capire come funziona. La mappa è composta in 9 livelli divisa in 3 fasi: principiante, intermedio e avanzato. E alla fine di ogni fase ti mostrerò gli errori comuni che dovresti evitare e che avrei tanto voluto sapere quando mi trovavo al tuo livello. Il livello 1 è quello di principiante assoluto, chi non ha mai preso in mano una chitarra. La maggior parte dei principianti inizia con una cattiva postura, imparando degli accordi a caso, quando invece esiste una sequenza logica che ottimizza i risultati con il minimo sforzo. La differenza sta nella strategia. Ti faccio un esempio. Mi minore, Mi maggiore, La minore, La maggiore, Re minore, Do e Sol formano la base con cui puoi subito iniziare a divertirti. Mentre molti imparano una ventina di accordi in un mese senza poi saper suonare una canzone completa, i miei studenti invece si concentrano solo su questi accordi fondamentali, sui primi 3 tasti e suonano una decina di brani già dal primo mese. E in questo livello, oltre alla corretta postura, include anche 1 o 2 ritmiche base e l'uso corretto del plettro. Il plettro va tenuto bene tra pollice e indice, la mano deve rimanere rilassata, il movimento dello strumming della pennata avviene dall'avambraccio. In questo livello impari anche a leggere i diagrammi degli accordi, le tablature e meglio ancora le note sui primi 3 tasti, con le quali imparerai delle brevi melodie o magari un semplice riff su 2 corde. Per il livello 1 non spendere troppo, ti serve solo una chitarra acustica o classica, va bene anche uno strumento usato e un accordatore eventualmente a clip affidabile. Se non ce l'hai puoi prendere anche un'app sul telefono. Tutto qui, anche perché l'obiettivo è suonare e non comprare. Poi sei pronto per il livello 2. Ma ragazzi, se il video vi sta piacendo, prendete una mappa e apritela sul pulsante mi piace, mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Nel livello 2 introduciamo la scala pentatonica. La pentatonica di La minore in prima posizione infatti ti permette di improvvisare su centinaia di canzoni rock e blues fin dal primo giorno. Basta memorizzare 5 note in una sola posizione del manico. Quello che conta è interiorizzare il suono della scala e visualizzare per ora la nota più importante, la tonica, che vedete segnata in rosso. Con la pentatonica puoi improvvisare su un giro blues di 12 battute e divertirti alternando l'accompagnamento agli assoli. Aggiungiamo poi del colore agli accordi, ad esempio il sus2 e il sus4. Questi accordi sono facili da suonare e rendono più interessanti le canzoni. Per esempio, invece di suonare sempre l'accordo di Re maggiore, prova ogni tanto a suonare il Re sus2, ad esempio alzando il medio, o il sus4 premendo il mignolo e senti la differenza. Ed è anche fondamentale migliorare lo strumming e la pennata. Adesso puoi suonare dei pattern più creativi, come ad esempio il classico giù, giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su. E in questa ritmica la mano, vedi, non si ferma mai, deve raggiungere una certa indipendenza. E per farlo impari ad usare il metronomo fin dall'inizio, anche perché
è il tuo migliore amico per sviluppare il senso del tempo. E per questo livello ti consiglio di sperimentare con plettri di diverso spessore. Un plettro più spesso, ad esempio, ti darà un attacco più deciso, mentre uno più sottile ti darà un suono più morbido. Trova quello che preferisci. E ora poi dovresti aver già capito come organizzare la tua routine di studio, ricavando ad esempio dello spazio per la chitarra tutti i giorni. Ricorda questo motto: lenti ma costanti, ed è quello che ti porterà al livello successivo. Ma se ti senti confuso, ricordati che in descrizione puoi scaricare questa mappa dettagliata gratuitamente. Il livello 3 affronta la grande sfida, il barré, il segreto che i maestri tradizionali non ti dicono mai. Per un principiante, gli accordi presi con il barré sono una delle cose più difficili da imparare sulla chitarra. Quindi, se all'inizio sembrano impossibili, non è colpa tua. Ad esempio, prendiamo l'accordo di Fa. Il mio consiglio è di tenere il dito che fa il barré, l'indice, vicinissimo al tasto e di arcuare leggermente il dito, facendo pressione sulla prima e seconda corda e sull'ultima. E volendo puoi anche far leva con il braccio destro sulla cassa. E questi sono due dei numerosi trucchi che insegno ai miei allievi e che ho racchiuso nei miei corsi. Ti lascio il link in descrizione. A questo punto, ragazzi, è tempo di esplorare la tastiera. Non basta memorizzare le posizioni, devi anche capire le note oltre i primi 3 tasti. Devi anche iniziare poi a memorizzare le 5 posizioni della scala pentatonica su tutto il manico. Molti chitarristi infatti si accontentano solo di conoscere la prima posizione, ma saperle tutte e 5 ti dà una maggiore libertà di movimento. Con questi 3 livelli completati hai tutto il necessario per suonare le tue prime canzoni complete e usando dei ritmi che combinano le tecniche di muting della mano destra e della sinistra. Cominci a combinare accordi usando anche dei piccoli abbellimenti come dei legati, dei piccoli fill, e il capotasto diventa un tuo alleato per esplorare nuove tonalità. Finalmente ti senti un chitarrista vero e te ne accorgi da un particolare. Tua moglie riconosce il brano che stai suonando dall'inizio alla fine. Attenzione però! Anche con questa mappa perfetta esistono 3 errori che possono cambiare completamente l'umore di tua moglie. Errore numero 1: avere troppa fretta. Il 60% dei principianti vuole suonare Stairway to Heaven dopo 2 settimane di pratica. E questa, ragazzi, è la differenza fondamentale tra chi progredisce davvero e chi si blocca per mesi. Chi infatti va troppo veloce finisce per imparare gli accordi male, salta i passaggi intermedi o non finisce mai un brano intero. Chi invece va alla giusta velocità progredisce in modo costante. Errore numero 2: non suonare tutti i giorni. Conosco chitarristi che passano ore a pianificare la propria sessione di studio e nel frattempo non suonano. Il segreto quindi è radicare l'abitudine di suonare con costanza tutti i giorni. Ma chi è sta costanza? Il terzo errore è il più subdolo di tutti: non avere un metodo di studio. E io ne so qualcosa. Quando mi capitano degli allievi che suonano da 3-4 anni, correggerli diventa una vera e propria impresa. Ma ricorda, questi errori sono normalissimi, anche io li ho commessi quando ho iniziato a suonare. L'importante però è riconoscerli e correggere la rotta. E subito dopo arriva la parte che cambia tutto. Nella fase intermedia che ti mostro tra poco scoprirai il segreto che separa chi suona semplicemente da chi inizia davvero a capire la musica. Ed è qui che l'80% dei chitarristi si blocca, anche per anni. Ma tu no, perché ti darò la chiave per superare questo ostacolo. Quindi preparati, perché quello che viene dopo rivoluzionerà il tuo modo di vedere la chitarra. Prima però di passare alla fase intermedia facciamo un test. Riesci a cambiare in modo fluido tra i 3 accordi aperti, come esempio Mi minore, La minore e Do, senza esitazioni? Oppure sai suonare un semplice riff senza errori? O riesci a tenere un ritmo base per almeno 30 secondi col metronomo? Se hai risposto sì a queste domande, sei pronto per il livello successivo. Se no, non preoccuparti, dedica ancora alcune settimane a consolidare queste basi, anche perché è meglio procedere con solidità che avanzare troppo in fretta. Se invece hai passato questo test, complimenti, sei già avanti rispetto al 90% degli altri chitarristi. Scrivetemi la vostra risposta con un commento qui sotto, che non leggerò. Il livello 4 è probabilmente il più importante di tutta la mappa. È qui che passi dal suonare al capire cosa stai suonando. Ad esempio, la scala maggiore è la base di quasi tutta la musica occidentale. Non basta saperla suonare, devi comprenderla. Perché? Perché ogni accordo che conosci deriva da questa scala. La scala maggiore infatti non è soltanto una sequenza di note, è il sistema che genera l'armonia. Devi quindi capire come si costruiscono le triadi, come prenderle sulla chitarra e perché in una tonalità certe combinazioni di accordi funzionano e altre no. Devi capire e imparare gli accordi di settima che aggiungono profondità al tuo suono. Ad esempio, un accordo di Do maggiore può diventare un Do major 7 con un suono più ricco e complesso semplicemente alzando il dito indice, oppure può diventare un
un do settima mettendo il mignolo, una settima di dominante che crea quella tensione che deve risolversi. Sono accordi essenziali nel blues, nel jazz e in molti altri generi e devi iniziare a conoscerli. E in questa fase, volendo, se ti piace, puoi anche approfondire la tecnica del finger picking e i fondamentali dell'improvvisazione. In questo livello anche la tecnica della mano destra e della sinistra diventa cruciale. La plettrata alternata è fondamentale per la velocità e il controllo. Il legato, come ad esempio l'hammer on e il pull off, ti permette di suonare delle note più velocemente e il bending e il vibrato ti insegnano a dare più espressività ai tuoi assoli. E se ti trovi a questo livello è il momento di considerare l'acquisto di una chitarra elettrica, anche economica. Non è un obbligo, ma se ti piace sicuramente ti aiuterà ad approfondire meglio queste tecniche. Il livello 5 aggiunge le tecniche avanzate che separano davvero i principianti dai chitarristi intermedi e se sei arrivato fino a qui significa anche che hai assimilato le basi teoriche. Ora espanderemo le tue possibilità sul manico, come ad esempio gli accordi con il barré maggiori e minori su tutta la tastiera, e con il sistema Caged imparerai a vedere gli stessi accordi in 5 posizioni diverse e sarà come avere una mappa dell'intera tastiera. Prendiamo ad esempio un accordo di Do maggiore, puoi suonarlo in questo modo come un accordo aperto, puoi prenderlo come barré sulla terza corda, poi un barré sulla quinta e così via. Sono 5 posizioni e su ogni forma puoi visualizzare uno schema della scala maggiore che potrai richiamare all'istante e questo è la magia del sistema Caged. Una volta che hai imparato questo sistema infatti cambierà totalmente il modo in cui ti muovi sulla tastiera. Puoi anche iniziare ad affrontare poi lo studio dei modi sulla scala maggiore, almeno la modalità dorica o la modalità misolidia che sono usatissime nel rock e nel blues. E anche la tecnica progredisce, puoi inserire l'economy picking e inserire il legato nel tuo fraseggio. L'economy picking in particolare è importante perché riduce i movimenti superflui e invece di alternare sempre la pennata vai nella direzione più efficiente, mentre il legato ti permette di creare delle frasi fluide e veloci. E poi se aggiungi anche gli arpeggi di settima lungo tutto il manico arriverai al livello successivo, anche perché ti daranno un vocabolario melodico più ricco per i tuoi assoli. In questo livello ti consiglio di acquistare un buon amplificatore, anche un modeler con degli effetti inclusi. Non serve nulla di troppo costoso, basta un amplificatore che ti permetta di sperimentare con riverbero, delay e overdrive, per capire proprio come questi effetti influenzano il tuo suono. E se magari hai la connessione Bluetooth e USB, ancora meglio, così lo usi per riprodurre le basi per suonare o per registrare. Nella mappa ti lascio alcuni modelli che potrebbero esserti utili senza spendere troppo. E nel livello 6 entriamo nel territorio dell'armonia avanzata, vedremo gli accordi di settima su tutto il manico che diventeranno il tuo pane quotidiano, ma non ci fermiamo qui, introduciamo anche gli accordi estesi come gli accordi di sesta, di nona, gli accordi add, quindi non più accordi piatti e monotoni, ma armonie ricche e complesse che impressionano chiunque ti sente suonare. A livello solista impari a combinare le scale pentatoniche minori e maggiori o l'uso delle blue note essenziali nel rock blues. Tecnicamente puoi approfondire anche l'uso dei double stop e le scale a 3 note per corda. Per questo livello un pedale overdrive di qualità può sicuramente aiutarti a definire meglio il tuo suono. Non parlo di una distorsione pesante, ma di un buon overdrive che sia dinamico e esalti le caratteristiche della tua chitarra e del tuo amplificatore. Se l'ampli è valvolare, ancora meglio. Ma prima di procedere alla fase avanzata, facciamo un altro test. Riesci a suonare la scala maggiore in almeno 3 posizioni diverse sul manico? Sai improvvisare delle frasi musicali coerenti usando le pentatoniche come base? Sai prendere gli accordi lungo tutto il manico senza esitazioni? Scrivi subito un commento qui sotto. Se rispondi sì, hai superato la fase intermedia. Se alcune risposte sono no, dedica del tempo a colmare quelle lacune. La fase intermedia infatti è dove la maggior parte dei chitarristi rimane bloccata per anni e spesso è per questi 3 errori che sembrano banali, ma in realtà non lo sono. Il primo errore è non praticare abbastanza i fondamentali. Ad esempio, so che la scala pentatonica può sembrare noiosa, no? Dopo un po' che la suoniamo, ma i chitarristi professionisti la usano e la affinano continuamente, cercando sempre dei fraseggi più interessanti. La differenza quindi tra un principiante e un chitarrista avanzato non è che l'avanzato conosca scale più complicate,
ma ha dominato i fondamentali. Il secondo errore è ignorare la teoria. Molti chitarristi intermedi pensano: vabbè, a me basta suonare, la teoria è noiosa. Il problema è che se non la studi sarai sempre limitato. Non serve quindi diventare un teorico della composizione, ma ti basterà studiare bene i concetti fondamentali che poi ti aiuteranno a capire quello che stai suonando. Un esempio su tutti: la teoria alla base delle scale maggiori. Solo questo ti farà fare un salto enorme per proseguire nel tuo viaggio. Il terzo errore è non dedicare tempo alla tecnica. Nella fase di principiante puoi migliorare in modo semplice, anche suonando tanto e con un metodo. Nella fase intermedia invece devi isolare i problemi tecnici e lavorarci in maniera specifica. Se ad esempio sei troppo lento con la plettrata, ti consiglio di dedicare almeno 10 minuti al giorno soltanto a quell'aspetto. Se i bending non sono intonati, sforzati di suonarli come si deve, mai crescenti. E se la tua tecnica è allenata, la differenza la noteranno tutti. Ma aspetta, perché quello che ti mostro nella fase avanzata ti farà capire che tutto quello che abbiamo visto finora era solo la presentazione. Quindi resta con me, perché questa è la parte che fa la differenza tra un chitarrista qualunque e un musicista vero. Entriamo quindi nel territorio della vera padronanza dello strumento, dove la tecnica deve servire l'espressione musicale. Il livello 7 è dedicato all'armonia contemporanea, gli accordi e i voicing diventano più ricercati e le tensioni armoniche sono più sofisticate. Non si tratta quindi più di suonare degli accordi standard, ma di creare delle vere e proprie atmosfere musicali. E usciamo dal territorio delle progressioni di accordi diatoniche ed entriamo in quello modale. Tecnicamente qui puoi approfondire anche l'hybrid picking, usando quindi il plettro e le dita insieme, e questo ti apre a nuove possibilità tecniche. Puoi imparare gli arpeggi di nona per un suono più jazzistico, più sofisticato, e puoi anche iniziare a sostituire le scale pentatoniche per creare nuovi colori. E questo approccio ti mostra che alla fine non è tanto una scala da principianti. Con degli approcci cromatici, ad esempio, la pentatonica può suonare modernissima, ma per farlo deve avere delle basi solide che trovi nel livello successivo. Nel livello 8, il penultimo di questa fase, sei consapevole dell'importanza di saper suonare sui cambi di accordo. L'improvvisazione sui cambi armonici infatti diventa fluida, sai esattamente perché stai suonando certe note e quali tensioni creano. E ora inizi a studiare la scala alterata sugli accordi di dominante e ti accorgi che è uno strumento potente per l'improvvisazione, perché crea tensione e colore. È usatissima nel jazz ma anche nel rock blues più sofisticato. Riconosci come creare tensione con una quarta aumentata sull'accordo di dominante e sai anche che quella nota fa parte della scala alterata. Ora però la usi consapevolmente, risolvendo sulle note target dell'accordo successivo. Impari il fraseggio avanzato e dedichi del tempo alla trascrizione dei tuoi assoli preferiti. Armonicamente inizi a lavorare sugli accordi di undicesima, di tredicesima e impari a gestire le progressioni jazz più comuni. Per questo livello è importante quindi avere una chitarra versatile che suoni bene in diversi generi. Non serve una chitarra costosissima, ma una che risponda bene alle tue esigenze tecniche e musicali. E ragazzi, il livello 9 rappresenta il territorio degli esperti. Armonia non diatonica, scale melodiche minori, esatonali, diminuite, e da qui puoi aggiungere delle tecniche avanzate come lo sweep picking, il tapping, sempre ovviamente se ti piace il genere. A questo punto non stai più imparando la chitarra solo come uno strumento, stai dominando la musica attraverso la chitarra, il tuo mezzo di espressione. E gli accordi alterati, gli arpeggi avanzati diventano strumenti creativi nelle tue mani. Ad esempio gli accordi di quarta, i drop 2 sono caratteristici del jazz, ma sono molto utili anche in altri generi perché creano un suono aperto e moderno. Qui la tecnica è così assimilata che puoi concentrarti completamente sull'espressione musicale. Ma attenzione, conoscere molte scale non è utile se non sai come applicarle musicalmente, e il segreto di un maestro sta nel sapere quale scale usare e quando. E qui anche il tocco è importantissimo, perché il suono, ragazzi, è nelle mani. A questo livello può essere utile un setup professionale, tanto per il live che per la registrazione, non perché devi diventare un artista, ma perché registrarti ti permette di ascoltarti oggettivamente e migliorare. L'ultimo test, ragazzi, è il più difficile ma anche il più gratificante. Improvvisi fluentemente su progressioni jazz, con gusto e con un fraseggio tecnico ricercato? Usi dei voicing avanzati appropriati al contesto musicale reale, quindi non solo come esercizio? Controlli il tuo suono variando il tocco e la dinamica? Se rispondi sì, hai raggiunto un livello di padronanza che pochi chitarristi possiedono.
Però c'è ancora una cosa fondamentale che devi sapere: avere la mappa è solo metà del lavoro, l'altra metà è capire come studiare nel modo giusto per non perdere tempo. Il metodo che ti mostro ora è quello che uso con i miei studenti e nei miei corsi online e che può accelerare i risultati di diversi mesi. Quindi non saltare questa parte perché potrebbe essere la più importante di tutto il video. Ora infatti che hai la mappa completa ti serve un metodo di pratica efficace. In oltre 30 anni ho sviluppato un sistema che ho chiamato PRO. Pianifica, ripeti, osa. È semplice ma potente e funziona per qualsiasi livello. Prima fase: pianifica la lezione. Trova il materiale giusto per imparare quello che vuoi studiare. Può essere un video su YouTube, un libro, un articolo, un insegnante privato. L'importante è che la fonte sia affidabile e chiara. Quindi non accontentarti della prima cosa che trovi, investi del tempo per capire quali sono delle lezioni valide e ricorda, la lezione deve farti capire cosa stai facendo e perché. Seconda fase: ripeti gli esercizi. Non basta guardare un video, devi creare delle routine di pratica specifiche. Se stai imparando ad esempio la scala maggiore, non suonarla soltanto una volta, crea degli esercizi, suonala lentamente, poi con dei pattern di 3 o 4 note, poi con dei ritmi diversi, usa il metronomo sempre e ricorda che la chiave del progresso è la ripetizione. La terza fase è la più importante: osa. Qui applichi in un contesto di musica reale quello che hai imparato. Nessuno si impressiona infatti se sai suonare le scale perfettamente, ma poi non riesci a metterle in pratica in un assolo. Per cui prendi una backing track e suona concentrandoti sull'argomento o sulla tecnica che stai studiando. In questo modo capirai se hai veramente imparato quell'argomento o se lo sai fare soltanto meccanicamente, e ti assicuro che ogni minuto passato con il metodo PRO ti fa avvicinare concretamente al tuo obiettivo. Meglio 15 minuti al giorno e vedere dei progressi tangibili, verificabili, piuttosto che sprecare ore senza avere una direzione chiara. Ti faccio un esempio pratico con la scala pentatonica. Pianifica la lezione, impara le 5 posizioni. Ripeti l'esercizio, le pratichi lentamente, poi le colleghi tra loro e alla fine osa, come se fosse una sfida. Improvvisa su una backing track usando tutte le posizioni e solo in quest'ultima fase capisci se hai davvero dominato la scala pentatonica su tutto il manico. Ma prima di lasciarti con la mappa completa devo condividere con te una cosa che ho imparato dopo oltre 30 anni di insegnamento. La costanza nella pratica quotidiana è la differenza tra chi diventa bravo a suonare la chitarra e a chi rimane bloccato per anni. Non è quindi il talento naturale che conta, ma seguire il percorso giusto nell'ordine giusto, senza saltare dei passaggi o andare a braccio. La chitarra, ma come anche altri strumenti, non si finisce mai di imparare. Anche dopo più di 30 anni scopro cose nuove ogni giorno e ho capito che alla base di tutto ci deve essere una grande dose di curiosità. Senza quella non vai avanti. E ricorda che questa mappa ti dà una direzione chiara, ma il viaggio è solo tuo, per cui sii sempre curioso. Scarica la mappa gratuita nel link in descrizione e inizia oggi stesso il tuo percorso strutturato. Trovi tutti i 9 livelli dettagliati, gli esercizi specifici per ogni fase, i test di autovalutazione e i link alla strumentazione selezionata. Non serve essere perfetti dal primo giorno, serve solo iniziare e seguire i passi nell'ordine corretto. Se poi vuoi tutto pronto per te, ti consiglio di visitare il mio sito www.alessandrogiordani.com, dove troverai tutti i miei corsi strutturati con il mio metodo PRO, ideali per il principiante, l'intermedio e l'avanzato. Tutti i corsi sono divisi per genere, per livello, basta accedere all'area riservata e trovare tutte le video lezioni e il materiale didattico strutturati secondo la mappa che hai visto oggi. Se non ti interessa, scarica comunque la mappa, almeno la fai vedere a tua moglie e sei giustificato quando ti vede entrare con la nuova chitarra che hai comprato una volta raggiunto il livello 8. Fatemi sapere ragazzi se questo video vi è stato utile, lasciatemi un commento qui sotto e non iscrivetevi mai al canale. Scherzo, iscrivetevi, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!